Buongiorno. Allora, noi stiamo salutando il mare perché ce ne stiamo andando. Alla fine siamo stati 2 giorni perché poi l'altro ieri sera, cioè il giorno in cui in realtà siamo arrivati, Stefano e Andrea hanno deciso di farsi una serata. Cioè è stata tutta nata per caso in realtà questa seratona, che sono andati in discoteca, hanno bevuto come delle spugne e non quindi era previsto. Non era previsto e quindi sono tornati un po' sversi e ieri mattina non è che proprio se la passavano benissimo. No, poi era anche il giorno di Ferragosto. E poi era anche il giorno di Ferragosto, quindi abbiamo detto ma senti, stiamo ancora qui un giorno e poi domani partiamo, e quindi siamo stati ancora lì ieri e stamattina stiamo partendo. Sì, un caldo allucinante, infatti non vedevo l'ora di andarmene per quanto amo il mare, ma fa troppo, veramente troppo caldo, quindi adesso stiamo partendo, andiamo a fare carico e scarico e poi andiamo in questo posticino che ho trovato, mi sembra che sia già in Emilia, se non sbaglio. E un po' in montagna, 800 metri, quindi teoricamente dovrebbe fare un pochettino più fresco. Ed è c'è una cosa un po' particolare di questo posto, cioè che c'è un vulcano, tra virgolette vulcano, perché poi andremo a vedere, ma tendenzialmente sono delle pietre tutte ammassate che creano, diciamo, un piccolo vulcano, però con questa particolarità che c'è sempre una fiamma viva accesa, quindi andiamo a vedere questa particolarità, vediamo se possiamo anche stare lì a dormire e insomma vediamo un po'. Eccoci qua, arrivati. Porca miseria se fa caldo. Adesso qua siamo a circa 800 metri, si respira leggermente, ma nel tragitto è una roba incredibile. Siamo morti completamente, un caldo devastante. Allora, su per questa stradina dovrebbe esserci un vulcano. No, proprio vulcano, però c'è scritto vulcano nell'insegna. Ma com'è possibile questa cosa? Ma guarda che bella vista che c'è, tra l'altro. Sì, davvero bellissimo. Senti, ma io non capisco lì. Boh. Ma cos'è? Una frattura della crosta terrestre? Ma No, non lo so. Non saprei più darti una spiegazione. Ma guarda, ma esce il fuoco dal nulla. Ci sono rimasto? Sì. Ma possibile questa cosa qua? Cioè, vabbè, o sono io che mi emoziono per niente, però questa cosa qua è stranissima. È vero? Sì. Guarda. Voi sembra. Chissà da dove sgocciola. Chissà dove sgocciola quest'acqua. Taniche di riserva, no, quello è per i camper nuovi. I camper vecchi, l'acqua ce l'abbiamo da qua. Andre, se devi lavare i piedi, vai in spiaggia, cosa devi fare? Ti devi lavare i piedi? Tu premi qua, molto comodamente, E ti lavi i piedi. e lavi i piedi, Voilà. esce l'acqua. Sì. No, la sua tanica, sì, è lì. eccola qua. Guarda, qui. Sono curioso di vedere l'altro, perché mica ne è uno. È vero. No, questo no. No, questo no. Questo no. Questo no. Questo no. Boh. Vabbè, una tanica basta e avanza, voglio dire. E poi si lamentava il consumo un po' di gasolio, certo, perché hai 50 litri dentro lo specchietto. Andre davanti e io alla guida di ferro battuto e da sola, perché Ste è andato con Andre. Facciamo un pezzo di statale perché voleva provare a vedere com'era il mezzo guidato dentro, insomma sapete che Stefano è fissatissimo su queste cose e quindi io me la scialo tranquilla a guidare. Belle. Vorresti riprenderti il tuo posto? Sì, vorrei riprendermi il mio posto. Te lo scordi? Fammi salire, mi manca tantissimo. Scusa. Voilà.
Allora, come vedete, dietro c'è Marco perché abbiamo deciso di farci una tirata a tornarcene in Piemonte sulle Alpi perché non si può stare, non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto questo posticino che ha trovato Marco, niente di particolare, però è domenica, una domenica di agosto e non è buono. Oh, finalmente Carmen, Eli, Marco, Ombra, Marco, dove cazzo è? No, non c'è. Ruscello, Fresco, Ombra, vaffanculo. Oh, qua siamo a livello pro, per Eli. Ed è arrivato anche il buon Tommy. Grande. Alla fine sto posto è caruccio, dai. Non è male. Laggiù c'è anche il fiumiciattolo. Molto bello. Si usava il computer tanto. C'è anche il giccone. La stufa ci abbandonò. Non so che cosa sia quello. Non c'è. Qua la situazione non si è ancora smossa. Ma cosa stai facendo? Ma stai tenendo premuto lì? Eh sì, no, troppo gas gli dai così, tutta la botta. Le ragazze invece si sono fatte una bella bagna cauda. Meraviglia. E un bel buchettino. Come anche noi d'altronde. Questo sole allucinante ci può stare. Guarda come Porco! Quindi, com'è la situa? Porco. È così la situa, guarda. Guarda come la situa. Ah sì, Marco, Guarda. Marco Che schifo! Marco si è rotto. Guarda, la faccia del Cristo, guarda, la faccia del Cristo della Madonna. Oh, Marco, guarda. Cos'è? Un po' di bagna. No, E che cazzo faccio? Me la bevo? Sai che cazzo vuoi? Che me ne fa Dammi 2 finocchi. pure. E voilà, Stefano l'ha aggiustata. Cosa aveva Irri? No, adesso ci sono degli altri problemi. Ecco, tipo? No, vabbè, come al solito, vabbè, non si spegne. Vabbè, ma quello non si è mai spenta. Non si spegne. No, non si spegne. Prima non si accendeva, adesso non si spegne. No, anche prima non si spegne, devi spegnere il gas da qua per spegnere. Sì, ma anche prima avevamo lo stesso problema. L'importante è che si accenda, poi che No, si allora, spegne, Marco, si spegne sono il gas. successe delle cose. Ecco. Che ti pareva? Allora, il pirulino nero c'era un motivo per il quale non stava giù. C'era un motivo. C'era un motivo. Bisognava lui andava sopra alla rotellina, non sotto la rotellina. Non è che spingendo lui saliva, lui doveva salire insieme alla rotellina. Ah, quindi quello squadro lì Doveva stare sopra e non sotto. Esatto. È quello fantastico. Mettevi il Perché coperchietto. lui a riposo tende ad andare giù. Sì. Però cosa è successo, Marco? Cosa è successo, Marco? Cosa è successo, Marco? Che nel cosa è frattempo? successo? Sai quando tu mi hai detto per la vite, se la punta non è calamitata, metti un po' di grasso sopra? Ah, non l'ho messo io, E ho perso una vite del coperchietto. Persa. Proprio. Perso. Perso la vite. Marco mi ha detto di mettere... Hai capito? Merda! Ho detto, ma sì, Marco dice di mettere il grasso, vi faccio vedere io. Vi faccio vedere io senza il grasso. Tin, 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 tin. Cosa ti avevo detto? Vanità. Cosa ti aveva detto Eli? Vanità. Metti il grasso che la vite, Che la se vite- cade sono cazzi, Sono quindi cazzi. non c'è più la vite. Io invece poi nella seconda vite ho messo il grasso, è andato tutto che è una meraviglia. Tutto che è una meraviglia. Ma e adesso questa vite dov'è? Non si sa. In giro per il furgone. Non si sa. Vediamo nel filtro dell'aria. Però adesso, appena giro, senti, Un orologio. appena giro, Appena, quindi è grazie a quella vite persa che tutto avete questo- perso. Comunque, sei stato qua 50 minuti, non ho mangiato, è stato qua 50 minuti. Non funziona un cazzo. sei Però andato quante via bestemmie ho 5 tirato? minuti. Tagliato due Quante carote. bestemmie ho tirato?
Hai bisogno che... Qual è il rumore che senti? Il rumore che senti sotto il camper? Adesso mangio e vengo un attimo. Dai, passeggiatina Times. Vamos. Ci vedo Guarda, già guarda, la per strada. passeggiatina è di qua. Oh, è bello, Dentro il fumo del camper? È una cosa positiva, è il fumo dentro il camper. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi è il 24 agosto, è una domenica, e noi siamo in partenza con le ragazze per andare a fare la vendemmia in Francia. Yeah! Yeah, che bello! Comunque, come vedete, sono in tenuta molto invernale perché stanotte ha fatto 9 gradi qua Sì. in montagna. Siamo in montagna a 1500 se non sbaglio, Sì, anche 1600. anche 1600. Ha fatto una minima stanotte di 16 gradi dentro e 9 fuori. E stamattina ci siamo svegliati con 15 gradi 9, quindi... Ma io avevo la febbre ieri. Sono Ma malissimo. Stefano aveva la febbre ieri. Febbre, vabbè, 37,5. No, è che ne sappiamo poi alla fine. Cioè, metti che Hai preso la sanità, non è che tachipirina? sto sempre lì col termometro. No, hai preso la tachipirina, ti è passata. Sì, però magari prima ne avevo anche di più alta. Vabbè, comunque, è stato malissimo. Sono proprio stato malissimo. sono Una stato devastazione. malissimo. Quindi faremo una tappa in Francia, perché è sempre bella scoprirla, sarà nuova ovviamente la tappa. Più di una Sì, tappa. nel senso oggi faremo una tappa, poi domani faremo un'altra tappa e il 28 iniziamo, quindi abbiamo 3 giorni mi sembra. Sì. Quindi saranno 3 tappe. No vabbè, la terza no perché arriveremo lì. Comunque abbiamo chiuso il giro del centro Italia con 2000 km, avevamo solo 15-14 giorni perché eravamo con Andre che lui aveva le ferie. E adesso il camper deve macinare altri 700 per andare, altri 700 per tornare, io non lo so quanto... io non lo so. Boh, non lo sappiamo. Arriva? Non si sa. Oltretutto probabilmente abbiamo un problema al giunto mocinetico, si Sì, dice? può darsi. Sì. Quindi quando torneremo dalla Francia vedremo se cambiarlo e vediamo se riusciamo a tornare. Cambierà tutto il camper secondo me. No. Passeremo tutto settembre in officina in Francia. La madonna. Ufficialmente partiti, passiamo dal Mont-Cenis perché abbiamo scoperto che passando dal Moncenisio facciamo meno chilometri che passare dal Moncinevro. Figo, comunque è sempre bello il Moncenisio. Bello. Ah, guarda, qui c'è quello che fa le foto. Ah. Del Moncenisio, sempre bello. Tra l'altro quello che abbiamo pitturato sulla fiancata. Sì, è vero. Oh, no. Miseria. Non pensavo che fosse così alto. Che belli i paesini francesi, Belli, mamma mia. belli. Quanto impazzire. Che meraviglia. Sempre sperando che non scende nessuno, sempre strade dove bisogna sperare che non scende nessuno. Sì. Diretta. Non so se si vede, spero di sì. 200.000 km. 200.000 chilometri. Finalmente finito il rodaggio. 200.000 chilometri. Mamma mia. Che belva. Posteggiati. Il posto è molto figo.
È un'area picnic, ma completamente avvolta nel verde, bellissima, con una vista là spettacolare. Vista stupenda. E questo è, diciamo, il parcheggino di quest'area picnic, che comunque niente male davvero. Spettacolo. Passeggiata time. Tutti pronti? Andiamo a farci una camminata di 1 ora e mezza Aspetta, vediamo. minimo, che ci ha consigliato un signore, ha detto che è molto bella. Se incontriamo una macelleria o una pizzeria per strada, bisogna vedere. Ma no, è dentro il bosco, così. Quindi andiamo. Pronti? Via! Il signore ci ha detto che era in livello, invece è tutta in salita. Indications. Allora, eccoci qua. Eh sì, siamo proprio alla Chapelle di San Michele. Ma va. Ah, è questa? Allora sviluppa. 732 metri. Siamo. Sì. Abbiamo fatto 100 metri di dislivello, siamo sudati fradici. Mezz'ora da dove siamo noi, Col delle Coscette. Sono distrutti. Distrutti. Allora noi dovremmo andare in questo. Devastati proprio. E noi Scusa, qua, mezz'ora? secondo me è ancora qua, le Tour de Montmayor. Ah sì, perché ho detto 1 ora e mezza, sì, ci Troppo, troppo. Anche secondo me. Però Niente, alla fine siamo tornati troppo pigri. Troppo.